Buondì! Siamo più o meno a metà giornata e le mucche oggi sono qua vicino a casa che mangiano in un pascolo che abbiamo proprio di fronte all'orto. Io e Leo adesso abbiamo caricato il pasqualino e partiamo perché andiamo a sistemare il prossimo pascolo dove le metteremo a mangiare. Ci sono un po' di lavoretti vari da fare, abbiamo preso rastrello, forca, decespugliatore. Le mucche in questi giorni sono a mangiare qui vicino perché ce n'è una che deve partorire e quindi finché ha il vitello ancora nella pancia le teniamo qua. Chissà che nel corso di questo video che registreremo nell'arco di qualche giorno non vedrete anche il parto. Speriamo, perché noi non ne possiamo più di aspettare. Rastrelliamo questo fieno che in realtà è praticamente un pezzo di sentiero che Leo ha trinciato col trattore, e ora l'erba è seccata bene e noi la rastrelliamo, la carichiamo sul pasqualino e ce la portiamo a casa con l'intento di usarla come lettiera per le mucche. Ogni sera mettiamo qualcosa in stalla su cui loro possano coricarsi di morbido e che asciughi un po' il letame che in questo periodo, visto che le vacche stanno mangiando al pascolo, è più difficile da maneggiare, quindi questo materiale ci aiuta moltissimo ed è anche un buon modo per valorizzare, insomma, il lavoro fatto con la trincia e questo materiale che ne viene fuori, che altrimenti rimarrebbe qui ma sarebbe sprecato. Fare questo genere di lavori così semplici e antichi anche, no? Farli pensando che migliaia di persone li hanno fatti prima di me, magari in questo stesso posto dove lo sto facendo io, dove fino a 60-70 anni fa si curava ogni bordura, ogni angolo, ogni pezzetto di erba tagliata, di fieno era prezioso. Un nostro vicino ci dice sempre che suo nonno manteneva una mucca con l'erba che tagliava a bordo strada per tener pulito. Una delle cose più difficili per me è accettare che
tutto ciò è andato perduto e che poco ne resta di questa memoria contadina, di queste tradizioni, di questo lavoro, di questa fatica. Non mi piace l'idea di cadere nell'essere nostalgica o malinconica, no? Alla fine l'unica cosa che posso fare è accogliere e accettare il momento in cui vivo oggi. Di certo non posso lottare contro i mulini a vento e aggrapparmi a... Forse Leo mi ha chiamato. Questa roba che sto facendo, solo pochi di voi sanno in realtà cosa sto facendo. Per esempio nel video, quello relativo che ci hanno tolto quei terreni, ci sono sotto 3000 commenti, 2000 e passa dei quali completamente a sproposito, fuori luogo, di gente seduta da un divano che non ha idea di cosa sia un pascolo, di cosa sia un prato, di cosa voglia dire tenere pulito un territorio, gente che parla di proprietà, i proprietari fanno quello che vogliono dei terreni, tutte queste menate qua, no? Tenere pulito un territorio significa questo, farsi un culo così, venire a decespugliare questa giungla alta così per fare un recinto, per far pascolare delle vacche, con ritorno zero, perché le mie vacche va bene che mangiano qua, ma io potrei tranquillamente tenermele a casa e dargli un arrotoballo di fieno che vale 20 euro. Invece io gli faccio pulire tutti questi territori, tutte queste aree, queste rive inaccessibili da mezzi agricoli, terre non da reddito, nessuno da decenni fa niente in queste terre, sono completamente abbandonate, e per non lasciarle completamente a loro stesse e fare in modo che vadano completamente perse, ci sono dei matti come me che vengono a decespugliare in 1,5 metri di erba, rovi, qualsiasi cosa, per portarci delle vacche a mangiare. Però uno lo fa solo per la passione e per la volontà di tenere pulito un territorio, per non perdere dei pascoli e dei prati che sono stati conquistati dai nostri nonni e bisnonni, facendo terrazzamenti con muretti a secco, tutto a mano, e lavorando tutte queste terre zappa e mucche, zappa, picco e mucche. In questi ettari di bosco qua dietro la nostra cascina ci sono chilometri di muretti a secco, tutti fatti a mano, tutte pietre scavate a mano, piazzate a mano da decine, centinaia di persone che hanno popolato questi posti nei secoli. Noi stiamo buttando tutto nel cesso e tra l'altro mettendo il bastone tra le ruote all'ennesima potenza su chi come noi vuole venire qui solo a tenere pulito e non ci vuole guadagnare niente, non mi interessa niente, voglio soltanto tenere pulito sto territorio, mantenerlo come le generazioni prima di noi lo hanno lasciato. Ho interrotto il discorso che stavo facendo prima perché Leo ha iniziato a chiamarmi, mi sono spaventata di brutto, sono corsa qua con la GoPro pensando che l'avesse morso un lupo, che fosse caduto, che si fosse fatto male, perché a volte queste cose capitano. E senza volerlo lui mi ha fatto filmare quello che stava facendo, che stava tribolando come un disperato poverino da solo perché io ero di là a rastrellare, e ha continuato il discorso che stavo facendo io. Non ci siamo parlati prima per metterci d'accordo.
Pepi, cosa fai lì? Cosa fai lì, Pepi? Piccola. Cosa fai dalla finestra? Oh, Pepi. Cosa fai dalla finestra? Sto velocemente staccando la pompa che stavo riempiendo la cisterna dell'irrigazione perché, ok, controllare, perché Leo mi ha detto che vuole farmi una sorpresa e quindi niente, adesso ho chiuso l'acqua, finiremo gli ultimi lavori serali dopo e adesso partiamo per andare non so dove con Leo. Ho portato Nina in un bel posto questa sera e adesso gli svelerò dove. Siamo qua in mezzo al nulla, come sempre, non è che... Non che mi ha portato a mangiare la pizza. La pizza è una cosa più buona, Nina, ti ho portato. Io ho fame, ne voglio la mia pasta al pesto. Ti ho portato in un posto che ho scoperto questa settimana venendo a vedere un prato per fare fieno. Questa casa gigante? No, non è questa casa, vieni. E questa è la sorpresa, Leo? Sì, è questa notte. Siamo venuti a rubare le ciliegie in una casa gigante. Guarda che meraviglia di l'albero di ciliegie stracarico. Sono tutte tue. Veloce prima che vengano a sgridarci. Ti piacciono? Buonissime. Sei contenta di questa sorpresa? C'hanno sicuro il vermetto dentro, ma io non guardo. No, non ce l'hanno, guarda, sono super sane, guarda che meraviglia di ciliegie. Non le avevo ancora mangiate quest'anno. Sia contenta di poco, Nina. Meglio che una pizza, no? Molto meglio. C'è un bell'orticello.